Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata delle pillole di Inspiegabile. Oggi tornerò a parlare di uno di quei casi che hanno appassionato gli amanti del mistero da più di un secolo, e lo faccio per un semplice motivo. Attualmente c'è un'enorme confusione sullo stesso. Alcuni sono convinti che non ci siano mai state ulteriori indagini dopo quelle effettuate a seguito degli omicidi, o che se ci sono state si sia trattato di mere congetture e che quindi il mistero sia sempre rimasto allo stesso punto. Altri invece hanno la convinzione che già da diversi anni sia stata attribuita un'identità al serial killer più famoso della storia. Beh, ovviamente sapete di chi sto parlando. Jack the Ripper, Jack lo Squartatore. Chi avrà ragione? In questo video finalmente chiarirò le idee a tutti. Dovrò vestire i panni dello spiegabile o rimarrò in quelli dell'inspiegabile? Ecco quindi Jack lo Squartatore. La sua identità è ancora un mistero. Quando si viene a sapere che un enigma durato più di un secolo è stato finalmente risolto, da un certo punto di vista si tende ad essere scettici. Non ci si vuole credere perché accettarne la soluzione significherebbe distruggere quell'alone di mistero che lo circonda da sempre. 3 anni fa vi presentai in uno dei miei video l'ipotesi che Jack fosse in realtà un certo James Maybrick, il cui diario era stato portato alla luce da Mike Barrett, un commerciante di rottami metallici di Liverpool. Nel diario era descritto in dettaglio il modus operandi di tutti gli omicidi portati a termine da Jack. In mancanza di un campione di DNA era impossibile determinare se il proprietario del diario avesse davvero commesso gli omicidi. Inoltre, in seguito Mike Barrett ammise di aver falsificato il diario grazie all'aiuto di sua moglie. Ma quella confessione venne screditata dal suo stesso avvocato, che sosteneva che Mike e la sua consorte non sarebbero mai stati in grado di creare un falso così convincente. Riassumendo però, il mistero rimase tale. Senza una prova scientifica non c'era nulla da fare. Il tutto rimaneva un confuso cumulo di ipotesi. Ma nel 2014, contro ogni aspettativa, le cose cambiarono. I media di tutto il mondo diedero emozionati la grande notizia. Dopo più di un secolo, il cold case più famoso di tutti i tempi era stato risolto, e questa volta era stata la scienza ad esprimersi. Jack aveva finalmente un nome, un'identità. A portare alla luce la verità sarebbe stato proprio un esame del DNA, effettuato sullo scialle di una delle vittime dell'assassino. Jack lo Squartatore non era altro che Aaron Kosminski, un barbiere polacco di 23 anni, il cui nome era apparso nella lista dei sospettati dalla polizia, ma che per mancanza di prove era stato rilasciato. Il merito della scoperta sarebbe stato da attribuire a Russell Edwards, un famoso imprenditore di Londra appassionato al caso di Jack da moltissimi anni, e il dottor Luelainen, responsabile dell'analisi effettuata sul reperto. Lo scialle che permise a Edwards di giungere alla soluzione del caso era stato sottratto a suo tempo dalla scena del delitto di Catherine Eddowes, la quarta vittima di Jack, da un poliziotto che aveva in mente di regalarlo alla moglie. Ovviamente la moglie, pensando che fosse appartenuto alla vittima di un omicidio, si sarebbe rifiutata di indossarlo e l'indumento sarebbe stato riposto senza essere lavato all'interno di un armadio. Tramandato di generazione in generazione, alla fine sarebbe stato messo in vendita durante un'asta pubblica, quando sarebbe finito finalmente nelle mani di Russell Edwards, che l'avrebbe usato per portare a termine le sue ricerche. A detta di Russell, sullo scialle, anche a distanza di così tanti anni, erano ancora presenti macchie di sangue e sperma. Dalla loro analisi si sarebbe risaliti innanzitutto al DNA di Catherine Eddowes e in seguito a quello di Kosminski. I risultati furono pubblicati da Edwards in un libro dal titolo Naming Jack the Ripper, dando un nome a Jack lo Squartatore. E a seguito di quella pubblicazione, i media si precipitarono a comunicare quella che, sotto certi punti di vista, era la notizia del secolo. L'identità di Jack lo Squartatore non è più un mistero. Finalmente siamo in possesso della prova scientifica. La grande scoperta catturò immediatamente l'attenzione dei numerosi studiosi che fino a quel momento avevano cercato di risolvere il caso di Jack, senza risultato. E Russell avrebbe dovuto dimostrare molto di più di quello che aveva riportato sulla carta. Alcuni fecero notare che non è mai stato provato che lo scialle sia stato realmente trovato sulla scena del crimine, e altri che il confronto genetico non tiene conto di alcune considerazioni che possono alterare i risultati.
Partiamo dallo scialle. Lasciando da parte il fatto che esistano numerosi dubbi sul fatto che appartenesse a Eddowes, sembra ancora più improbabile che il sergente di Scotland Yard, che lo avrebbe raccolto dalla scena del crimine, abbia davvero potuto farlo. Il motivo è semplice. C'erano 2 forze di polizia a Londra all'epoca e la maggior parte degli omicidi di Jack lo Squartatore hanno avuto luogo sotto la giurisdizione del servizio di polizia metropolitana, Scotland Yard, dove il sergente Simpson, colui che avrebbe raccolto lo scialle, lavorava. Tuttavia, il crimine di Eddowes è avvenuto proprio in una zona sorvegliata dal London Constabulary, a cui questo sergente non apparteneva. Ciò significa che non avrebbe potuto lavorare al caso. Inoltre, la composizione dello scialle potrebbe indicare che sia stato fabbricato tra il 1901 e il 1910, o molto prima, all'inizio del XIX secolo. Se così fosse, non potrebbe di certo essere appartenuto alla vittima. Il discorso del DNA è ancora più controverso. Hans Weissensteiner, un esperto di DNA mitocondriale all'Università Medica di Innsbruck, in Austria, ha detto alla rivista Science che l'analisi mitocondriale non è decisiva per indicare un unico sospetto. Tra l'altro, i risultati delle sequenze del DNA mitocondriale non vennero mai pubblicate e nessuno ebbe modo di verificarle personalmente. Altre critiche riguardavano la possibile contaminazione del materiale genetico che sarebbe stato estratto e i metodi utilizzati per analizzare detto materiale genetico. Con così tante imprecisioni e ipotesi campate per aria, la prova perde completamente di credibilità. Quindi no, purtroppo o per fortuna, il mistero non è ancora stato risolto. Sebbene Russell Edwards continui a difendere la sua tesi, sostenendo che le prove apportate non si limitano solo a quelle del DNA, la verità è che siamo tornati al punto di partenza. L'unica prova schiacciante, quella che nessuno avrebbe potuto negare, era la scientifica. Se la stessa non è affidabile, tutto rimane incerto. Alcune delle opinioni, che è possibile leggere su Amazon, nella pagina di vendita del libro, fanno capire molto bene la delusione di una gran parte dei lettori. La copertina è fantastica, poi si va di male in peggio. La prosa è turgida, raggiungendo di tanto in tanto altezze di pura insipidezza. Tutto ciò sarebbe accettabile, ovviamente, se questo libro facesse ciò che afferma di fare, ma non è così. Non dà un nome a Jack lo Squartatore, non risolve il caso. Come già detto in diverse occasioni, ci sono seri problemi con le prove del DNA. Un'inesattezza nella nomenclatura dello stesso ha portato i ricercatori a descrivere come estremamente rara una mutazione che è effettivamente presente nel 99% degli europei. Allo stesso modo, quella che viene definita una corrispondenza di 1 su 290.000 avrebbe dovuto essere di 1 su 29.000. Diversi eminenti scienziati esperti in analisi del DNA hanno convenuto che si tratta di errori molto gravi che necessitano di una spiegazione. Il problema è stato sottoposto sia alla casa editrice che allo scienziato che si è occupato delle analisi. Gli editori affermano che stanno investigando sulla questione. Lo scienziato invece non ha offerto nessuna spiegazione e non ha neppure ritrattato. Niente di tutto questo ispira fiducia. Sebbene si sia sempre ignorata la vera provenienza dello scialle, se le prove del DNA fossero state solide e convincenti, questo punto sarebbe stato risolto. Ma le presunte prove del DNA perdono sempre più di credibilità ogni giorno che passa. Dopotutto, questo libro accusa un uomo reale di essere stato un vile assassino, senza nessuna prova convincente. Non dovrebbe essere qualcosa che venga fatto alla leggera. Per finire, sembra proprio che la notizia, riportata a gran voce nei media, dovrebbe essere rivista. Bisognerebbe imparare a fare un passo indietro quando la sete di sensazionalismo fa compiere errori grossolani, anche perché quegli errori rimangono come verità indiscutibili nella mente dei lettori. E questo è il motivo per cui, ancora oggi, mi viene chiesto il perché non abbia mai fatto un secondo video su Jack lo Squartatore, parlando della sua vera identità. Beh, semplicemente perché non ce l'ha ancora. In breve, il libro di Edwards, uscito nel 2014, è stato un mero prodotto commerciale, supportato da una campagna di marketing impressionante, e sembra proprio che abbia funzionato. E voi? Credevate che l'identità di Jack lo Squartatore fosse stata ormai svelata da tempo o la consideravate ancora un mistero risolto? Fatemelo sapere in un commento.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.